Oh, ciao a tutti cari Walkers, ben ritrovati, sono sempre Davide, siamo sempre sul mio canale e oggi voglio cominciare al contrario, voglio cominciare ricordandovi, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi a questo canale, cliccando anche magari sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Ma iniziamo subito, addentriamoci nell'argomento, che oggi è un argomento di quelli che mi è stato chiesto a varie fasi, più volte, sia di parlare di un bassista, dei due di cui parlo oggi, sia di parlare di quell'altro. Ho unito le cose per il semplice motivo che, come ben potete immaginare, come ben sapete se li conoscete, sono due bassisti tra di loro contemporanei che hanno avuto una carriera fino ad oggi tutto sommato simile, nel senso che nascono nello stesso periodo musicalmente e tutti e due sono arrivati fino ai giorni nostri. Di chi stiamo parlando? Ma ovviamente di Nikki Sixx e di Duff McKagan, bassisti rispettivamente dei Motley Crue e dei Guns N' Roses, due delle band storiche che hanno fatto la storia del rock and roll dalla fine degli anni 80 fino a buona parte degli anni 90, ed entrambi comunque sono arrivati ai giorni nostri con diversi progetti, anche più o meno solisti come il caso di Duff. Vediamo di parlarne un po'. Perché voglio parlare di questi due bassisti? Perché innanzitutto sono entrambi, secondo me, molto sottovalutati, soprattutto Nikki Sixx, e quello è risaputo. Quando si parla di Nikki Sixx difficilmente ne si parla come bassista magari fenomenale, no, proprio per niente, anzi a volte viene quasi paragonato a Sid Vicious, nel senso quel bassista che è stato messo lì fondamentalmente per la sua immagine di bel fieu, come si dice dalle mie parti, e comunque che ha contribuito notevolmente, perché comunque ricordiamo che lui era fondamentalmente autore dei brani dei Motley a quei tempi, ma non è mai stato visto di buon occhio, diciamo, dal punto di vista bassistico. Si ricordano veramente poche linee di basso che uno dice che anche questa è proprio bella da suonare. Secondo me ce ne sono, e appunto oggi cerchiamo di vederne anche qualcuno di questi giri di basso, ma soprattutto vediamo poi come è arrivato ai giorni nostri. Allora, quindi facciamo un minimo di storia di entrambi, vediamo un po' di addentrarci nello stile, magari anche nella strumentazione, e vi lascio come al solito con qualche linea di basso da provare a suonarvi, così per divertirvi, per capire un po' come possono essere catalogati entrambi questi bassisti e che cosa hanno di simile e di differente. Allora, per quanto riguarda Nikki Sixx, dicevamo bassista sottovalutato. Lui stesso si definisce il bassista più sottovalutato della storia, proprio perché sa di aver ricevuto nel tempo queste critiche, e si difende dicendo che comunque le sue linee di basso hanno uno stile, hanno un carattere. Lui ha sempre avuto questo stile, appunto suonava col plettro, distorsione, e si è sempre considerato quasi una seconda chitarra, volendo vedere il suo basso aveva quello scopo lì. E poi appunto ha sempre ricordato il fatto che lui era l'autore di certi brani e ha sempre voluto che il basso facesse quello che era più utile all'interno del brano. Sappiamo benissimo che Nikki Sixx ha sempre suonato più o meno Thunderbird come strumento principale, anche se poi nei live appariva a un certo punto con dei Precision, tendenzialmente Squier. Perché Squier Precision? Perché bassi economici probabilmente, perché erano utili solo a essere distrutti sul palco per lo show che conosciamo tutti dei Motley, ovviamente. Pare che molte volte però in realtà in studio neanche lo suonasse lui. Qualcuno accredita Mickey Mars, chitarrista, come autore, diciamo, o perlomeno esecutore delle linee di basso in studio. In realtà poi live, diciamo che lo si vede sempre ovviamente suonare. Poi appunto di lui è arcinota anche la questione delle sostanze. Sappiamo che a un certo punto della sua carriera, della sua vita, è stato dato per morto per ben 2 minuti. Dopo quell'occasione pare fosse proprio un overdose, cioè pare, si sa che era per overdose ovviamente, e da quel punto in poi quantomeno si è ripulito, così pare, non ha più fatto uso di sostanze, di alcol, insomma è diventata una personcina per bene, ed è anche sicuramente migliorato musicalmente in quella fase, tanto è vero che a un certo punto fuori dai Motley Crue ha creato questa seconda situazione, questa band che sono i 6 AM, in cui se andiamo a sentire effettivamente ci sono delle linee di basso che sembrano decisamente più interessanti anche di quelle dei Motley, e comunque ha, diciamo così, assunto una figura un pochino diversa da quella che era negli anni 80, fine anni 80, primi 90. Quindi andiamo a sentirci qualcosa. Con i Motley, dicevamo, magari non si ricordano chissà quali linee di basso, però sono andato a scovarne un paio che sicuramente conoscerete e che danno comunque dimostrazione di quanto, perlomeno dal punto di vista dell'autore, di come si scriveva una linea di basso, sapeva assolutamente cosa voleva e che cosa aveva intenzione di fare. Una delle due è questa che vi faccio sentire.
Don't Go Away Mad, gran pezzo secondo me, e in cui comunque diciamo qualcosina si può vedere, ecco, se viene paragonato a Sid Vicious, ecco, magari diciamo che è qualcosina in più. Ascoltiamone un'altra, questa è clamorosa, Per la fama, sicuramente uno dei pezzi più famosi che hanno fatto. Avrete riconosciuto Dr. Feelgood, altro pezzo memorabile. Comunque ragazzi, sono pezzi che hanno fatto la storia del rock di quel periodo. Se avete più o meno la mia età, qualche anno in più, qualche anno in meno, sicuramente li avrete vissuti, vi ricorderete di cosa sono stati i Motley Crue, per tutto, per i personaggi, Tommy Lee, insomma è una gran band, è una band di cui comunque non si può assolutamente dire nulla. I pezzi sono memorabili, un tiro pazzesco, divertentissimi anche da vedere, da sentire live. Poi cosa è successo? Che comunque Nicky Six ha portato avanti anche altri progetti, tra cui quello più importante sicuramente sono i 6 AM, con cui, diciamo così, ha dato anche dimostrazione di saper suonare, e questo è il classico esempio. Questo brano, l'avete riconosciuto, è Life is Beautiful, probabilmente il pezzo più famoso che hanno fatto, del primo disco che hanno fatto insieme, e avete visto che comunque anche dal punto di vista bassistico, insomma, la linea è decisamente interessante. Insomma, sono quelle linee di basso rock divertenti da suonare, dove un minimo di tecnica c'è assolutamente. Bene, andiamo a parlare della controparte, quindi andiamo a parlare dei Guns N' Roses e di conseguenza andiamo a parlare di Duff McKagan. Anche lui una carriera più o meno simile, diciamo che anche lui, come i Guns, come tutte quelle band fondamentalmente, qualche eccesso dal punto di vista delle sostanze c'è stato in passato. Ecco, forse di Duff non si dice così male, non si è mai detto così male. Diciamo che uno dei difetti che tutti hanno sempre imputato a Duff è il fatto di suonare col plettro. Molti bassisti hanno questo pregiudizio: suoni col plettro, quindi non sei capace di suonare. Ecco, vi sfido a suonare col plettro come facevano certi bassisti, non mi riferisco solo a loro. Nel rock suonare col plettro è una caratterizzazione del sound e bisogna fare certi brani in quel modo. Quindi se lo sapete fare, bene, se non lo sapete fare non sapete suonare col plettro. Quindi non vuol dire essere più o meno bravi, vuol dire semplicemente avere un sound, avere uno stile diverso. Duff è uno di quelli che ha fatto del plettro una delle sue caratteristiche fondamentali, un sound veramente importante, veramente notevole. Anche se è giusto dire una cosa: nel 2005 decise di, tra virgolette, volersi migliorare, si è rimesso in gioco e ha iniziato a prendere lezioni da Reggie Hamilton, che ai tempi viveva vicino a casa sua. È stata proprio una sua dichiarazione. Reggie Hamilton stesso ha detto che ha dato lezione a Duff McKagan, spiegando come lui non volesse dargliele, perché diceva: cosa ti devo insegnare, sei già bravo, giri il mondo. Lui diceva: no, io voglio imparare a suonare comunque come altri bassisti che non sono nelle mie corde, vorrei imparare i giri di Donald Dunn, vorrei imparare a suonare il jazz, e questo ha fatto. Quindi quello è l'unico periodo della sua storia in cui io purtroppo non ho trovato delle foto, ma pare che esistano, in cui ha suonato anche con le dita. Quindi questo per dire che comunque non è proprio uno sprovveduto, anzi è uno che ha iniziato una carriera in un certo modo e ha deciso comunque di migliorarsi costantemente. Questo è assolutamente una cosa da ricordare e da dargliene atto. Ovviamente se parliamo di Duff parliamo dei Guns N' Roses, conosciamo tutti la band, sappiamo che cosa ha fatto, alcuni dischi di fine anni 80, primi anni 90, anche loro sono veramente memorabili, e possiamo iniziare ad ascoltarci qualcosa. Per esempio mi viene in mente di farvi sentire questo pezzo. Avrete riconosciuto il brano, si chiama It's So Easy ed è su Appetite for Destruction. Esce a un certo punto nel 91, se non sbaglio, questo doppio album che è Use Your Illusion.
due dischi storici in cui sono contenuti alcuni dei brani più famosi, più importanti, e anche qua le linee di basso veramente interessanti di Duff sono tantissime, cioè volendo su di lui potremmo veramente fare un video, magari se volete lo farò anche, in cui ne analizziamo tante altre. Ora devo ridurre un po' i tempi per farci stare due bassisti e anche un po' di storie di queste band, quindi vi faccio sentire l'essenziale. Ovviamente escludo Sweet Child of Mine, di cui mi aspetto che tutti conosciate già l'intro, quantomeno abbiate provato a suonarla almeno una volta. Non è quella che voglio farvi sentire, ma appunto voglio farvi sentire questo brano. Locomotive, sentite anche qua proprio come è importante anche l'utilizzo del plettro in questo bassista, in questo genere. Questi brani suonati con le dita non hanno la stessa resa sonora, con tutto che io sto cercando di imitare. Avete visto che ho alternato anche i due strumenti, il Thunderbolt per suonare i brani dei Motley e il Precision per suonare i brani dei Guns, che se in realtà sappiamo tutti che il basso di Duff McKagan è un signature ed è fondamentalmente un PJ, perché ha comunque entrambi i tipi di pick up, ha questo manico nero come l'ha voluto lui, eccetera. Adesso non stiamo qua a parlare tanto del suo strumento in particolare. Comunque fondamentalmente dal punto di vista del sound i due bassisti si differenziano per queste cose: un Thunderbird, un PJ. Sappiamo che Nicky Six ha usato ampli sia Fender Bassman che Ampeg il più delle volte, mentre invece Duff era amante di Gallien-Kruger. Lo si è sempre visto, perlomeno ai tempi di Guns N' Roses, con Gallien-Kruger sul palco. Dico i tempi di Guns N' Roses perché anche lui a un certo punto avvia un progetto parallelo. Siamo nel 2003 e insieme a Matt Sorum e a Slash, quindi altri due membri dei Guns N' Roses, si staccano tra virgolette e fondano i Velvet Revolver, band che realizza in realtà solo due album in studio nel 2004 e nel 2007 se non ricordo male. Siamo in quegli anni, ma due dischi veramente pazzeschi, bellissimi, in cui anche lui come al solito dà dimostrazione di quanto possano essere belle le sue linee di basso. Una delle mie preferite è quella sul primo brano del primo disco, che è questa. Quindi Sucker Train Blues dei Velvet Revolver. Ecco, tutti questi brani, se non li conoscevate, vi consiglio quantomeno di ascoltarli e anche di provare a tirarveli giù, suonarli, perché comunque nella loro semplicità sono brani assolutamente meravigliosi, un tiro pazzesco. Questo è rock and roll, va suonato così, quindi poco importa la tecnica e certe cose, insomma, suoniamo proprio basso, plettro e via, si suonano. Era il loro bello, facevano saltare gli stadi interi. Quindi Motley Crue, Guns N' Roses, 6am, Velvet Revolver sono band che hanno comunque fatto la storia del rock con questo tipo di sound, questo tipo di caratteristiche, quindi non si può assolutamente dire nulla a questi due bassisti, a questi due musicisti veramente dalla carriera ormai lunga e notevole. Di Duff McKagan mi sento anche di aggiungere che oltre ai Guns N' Roses, oltre ai Velvet Revolver, ha anche una sua carriera solista alle spalle. Già nel 94 realizzò un album, diciamo così, a nome suo, che però suonava molto Guns N' Roses, volendo vedere. Se ascoltate quel disco vi rendete conto che proprio il sound era quello della band, anche il suo modo di cantare ricordava molto quei pochi brani che nei Guns N' Roses ha cantato lui. Andate a ascoltare i vecchi dischi per sentirlo, ecco. Comunque quella è un po' l'idea. Invece nel 2019, quindi un anno fa più o meno, ha realizzato un disco in studio da un sound totalmente diverso, quasi acustico, mi viene da dire country anche se non è proprio quello, però molto più morbido, molto meno rock and roll volendo vedere, in cui dà veramente dimostrazione, oltre di saper cantare, di saper scrivere, di saper suonare la chitarra, e poi ci sono sempre le sue linee di basso che sono come sempre interessantissime. Quindi veramente un musicista maturato negli anni e che ha fatto appunto vedere che era più di quello che dimostrava. Ovviamente due ragazzotti bellocci negli anni 90, nei primi anni 90, fine anni 80, sul palco con questo look cattivo, sigaretta, whisky, fatti come delle mine, però
voglio dire, quello era, quello doveva essere. Però diciamo che quantomeno hanno dato, chi più e chi meno, alla lunga dimostrazione del fatto che sapevano veramente cosa stavano facendo. Ecco, e voi cosa ne pensate? Chi preferite tra queste due band? Ne avete una preferita? Preferite Motley? Preferite Guns? Preferite qualche altra band? Perché io ho parlato di queste due perché sono sicuramente le band cult, le band simbolo di un periodo storico, ma in quello stesso periodo storico chiaramente c'è stato proprio il boom di certe band, lo chiamavano air metal, l'hanno chiamato in mille modi, comunque insomma ci siamo capiti, abbiamo capito di cosa stiamo parlando. È un po' il discorso, e mi ricollego qua a uno degli ultimi video che ho pubblicato, quello in cui parlavo della New Wave, il discorso di MTV che dall'87 in poi ha mollato appunto la New Wave e tutto quello che stava succedendo per dedicarsi a questo genere, ed ecco che sono esplose queste band di ragazzi con i capelli lunghi, vestiti in un certo modo, e hanno insomma, diciamo, sono diventati delle icone, ecco, anche dal punto di vista storico. Quindi chi preferite? Motley, Guns, Duff, chi? Fatemi sapere, scrivetelo qua nei commenti, lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto questo video, fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete che vada a parlare di qualche altro bassista, qualche altra band in particolare, chiedetemelo sempre nei commenti, che prima o poi cerco di accontentare un po' tutti. Benissimo, vi ho già ricordato all'inizio del video di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, quindi adesso vi ricordo più che altro di magari andare a fare un giro anche sui social, iscrivervi al gruppo dei Buzzwalker su Facebook, di andare a mettere un mi piace anche alla mia pagina Facebook, sono anche presente su Instagram, su TikTok, ma come sempre dico, potete anche venire a trovarmi a casa mia. Anche per oggi è tutto, vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao ciao!